una misura appena approvata, ordina agli archivi nazionali di raccogliere documenti relativi agli UFO e di divulgare tutte quelle carte vecchie fino a 25 anni. Ebbene sì, un nuovo emendamento UFO è stato approvato il 14 dicembre 2023 ed entrerà in vigore nel 2024, portando avanti la trasparenza in questo ambito da parte della prima superpotenza mondiale, che darà l'esempio e creerà degli standard. La misura, inserita nel disegno di legge annuale sulla politica di difesa che ha ottenuto l'approvazione finale con un voto bipartisan, ordina agli archivi nazionali di raccogliere documenti governativi su fenomeni anomali non identificati, e quindi signori UFO, tecnologie di origine sconosciuta e, rullo di tamburi, intelligenza non umana. E stiamo parlando di un fascicolo che, siccome su questo canale siamo avanti anni luce nello spazio che fluttuiamo, vi ho già mostrato mesi fa. Sto parlando dell'emendamento creato dal capogruppo di maggioranza al Senato Chuck Schumer, che ha redatto questo emendamento, ovviamente spinto dall'ondata di Grush, che impone alle fila governative di divulgare le informazioni che sui documenti ufficiali chiamano intelligenza non umana. Documenti ufficiali approvati dal governo americano in cui si parla di prove biologiche relative ad un'intelligenza non umana. Oggi apro questo nuovo video annunciandovi che l'emendamento è stato approvato. E anche se parliamo di una goccia nel mare della segretezza, è stato un passo storico per la divulgazione in ambito ufologico. Il New York Times ha redatto un articolo dove affronta il tema e ne parla, lo stesso giorno dell'approvazione, 14 dicembre 2023. Secondo la disposizione che il presidente Biden dovrà trasformare in legge, tutti i documenti non ancora ufficialmente divulgati devono essere resi pubblici entro 25 anni dalla loro creazione, a meno che il presidente non stabilisca che devono rimanere riservati per motivi di sicurezza nazionale. C'è sempre la clausola, no? I legislatori di entrambe le Camere hanno intensificato gli sforzi per aumentare la trasparenza del governo sugli UFO e sulle questioni extraterrestri, mentre le più grandi testate giornalistiche del mondo spingono dal 2017, ormai lo sappiamo, avete seguito grazie a me tutto il processo, per portare alla luce alcuni dei segreti più rinnegati della storia dell'uomo, perché sì, ormai sia dall'intelligence della Marina che dal governo americano è stato certificato senza alcun dubbio che in alcuni casi è stata osservata tecnologia sconosciuta che svolazzava in cielo. E dopo le fantastiche testimonianze al congresso dei piloti della Marina e dell'alto funzionario di intelligence David Grush, i sospetti che il governo stia nascondendo informazioni al pubblico sono stati portati nella sfera della realtà cosciente. Quello che è venuto fuori nell'ultimo anno, riferiscono i funzionari della difesa, cari amici, è che il Congresso degli Stati Uniti ha motivo di credere che il ramo esecutivo abbia nascosto informazioni sugli UFO. E attenzione a questa parola, su di un'intelligenza non umana che dovrebbero essere rese pubbliche. Ma oggi però non siamo qui a parlare di politica, non siamo qui per questo, ma siamo qui per analizzare un video UFO ripreso in Iraq, quindi news belle fresche, che sta facendo molto discutere debunkers ed esperti nelle ultime ore. Buttiamoci un occhio e vediamo di capire che cosa succede. Okay, I know. This is a show about true crime and mystery, but tonight I've got a story that's not so much true crime, but it blows the lid off mystery. A video allegedly taken at a U.S. military base in Iraq in 2018, just released by a journalist named Jeremy Corbell, who claims that it was buried by the intelligence community. Look at this. He calls this thing, whatever craft it is, a jellyfish. You can see why, because it floats with like dangling appendages. The footage was shot at night, and I'm quoting that they used thermographic forward-looking infrared imagery. But interestingly, the object could not be seen with regular night vision gear. And some of the troops who were at the base weren't even aware it was up there. Others were told to hunt it down. And the coolest part of it all is that it switches colors. It goes from this dark to like almost invisible and see-through and white as it glides, indicating that that should be a temperature change more than likely, from hot to cold to hot to cold. And then it just disappears into a body of water for 17 straight minutes until it reemerges and shoots off into the sky at a rate of speed that was so high it couldn't be documented with the technology we actually have here on Earth. What? So Corbell claims that the jellyfish, a similar kind of thing just like this, was seen at a nuclear facility too, moving between silos and shooting off at a 45-degree angle. And he shared this footage on social media.
You should know that NewsNation has not independently verified the authenticity of either of these videos, and the Pentagon has not confirmed or even commented on them. So that's why I called Nick Pope. Spent his career investigating UFOs for the UK Ministry of Defence, and he's just great at this stuff. So, first of all, Nick, what do you make of this whole temperature, color change, and then also this transmedium capabilities of going in and out of the water and the air? Well, the change in color, which normally could represent a temperature change, may be an artifact of the camera and the system. We don't know yet what this is. There are so many pieces of the puzzle that have yet to be confirmed. This is very early days. So I don't want to say about the temperature change. And again, with the transmedium travel, so far, the only bit of this video that I've seen is the bit that you're showing now. I have yet to see the part where it apparently goes into the water and comes out. But if that is what people are saying it is, that is certainly something to watch. And it's one of these so-called 5 observables, this apparent ability to move seamlessly between water and air that we hear about. And that is noteworthy for sure, if it's verified. Right, okay, perfect. Thank you for that. And first of all, we don't have the video yet of the water dive, but the part about being verified, how do you vet this stuff? How does one go about vetting this kind of video? Well, I think the first thing is obviously to ask the Department of Defense, and I think NewsNation have an inquiry in. I actually reached out to Public Affairs myself earlier, and they said they would get back to me on that. So I think they're burning the midnight oil at the Pentagon tonight. Look, Jeremy Corbell does have a proven track record of bringing forward footage and still photographs that do turn out to be genuine. So I'm betting that this is going to be the real deal. But as I say, there are still pieces of the puzzle we don't have. And I think this is going to be a test. Dr. Sean Kirkpatrick, who was the director of the Pentagon's Arrow unit, stepped down at the end of last year. His deputy, Timothy Phillips, is in place. This is a big test for him. How's he going to respond to this? I think we want this. Congress wants information about this sort of thing, not from independent filmmakers, but from the Pentagon. Yeah, I agree. And I can't wait to have you back when you get the answers that you're getting, because I think we're all racing to get the same answers. So, Nick, keep your phone handy. I'm going to call you back. Thanks for this tonight. Sono state rilasciate nuove riprese videotermiche che rivelano un'incursione presunta di fenomeni anomali non identificati in una base delle operazioni congiunte degli Stati Uniti. Quello di Jeremy Corbell, signori, è sicuramente un video veritiero, non è un artefatto digitale. È questa la vostra preoccupazione dovrebbe essere un'altra, chiaro? Questo è un video assolutamente genuino dal punto di vista di artefatti, computer grafica o altro. È un video di un video. Qualcuno che ovviamente voleva far trapelare informazioni ha registrato un video con lo smartphone o con una telecamera ad uno schermo militare dove ha riprodotto il video. E il video non è la ripresa che fai te ai piccioni con il tuo iPhone pacco da 6 euro che ti hanno venduto barattandolo con una Goleador, ma una ripresa con il sistema FLIR. Ecco perché si vede in quel modo e tutte le riprese UAP militari hanno queste sembianze. Non perché siano di scarsa qualità, ma perché le firme che registrano queste videocamere, che poi non sono videocamere ma per intenderci, sono firme termiche. Queste sono termocamere a infrarossi. Misurano, sono sensori ottici, non sono videocamere, misurano lo spettro infrarosso e termico. Ed è per questo, apri bene le orecchie, che riescono a riprendere oggetti grandi come una lattina di Coca-Cola in mezzo all'oceano di notte a chilometri di distanza. Ovvio, non è il video in 4K, ma hai materiale fornito dai sistemi ottici militari, tutta una serie di informazioni che aiutano a comprendere il target. Spesso, quando vengono ripresi questi oggetti, il sistema FLIR non riesce a dare spiegazioni, perché di solito fornisce tutta una serie di parametri, ok? Semplicemente si limita a seguire l'oggetto. Ora, la prima cosa che mi è venuta in mente guardando il video è, ovviamente, un palloncino. Alla fine non sembra avere cambi di direzione, non sembra avere cambi di velocità, traiettoria, inclinazione o altro. Prendiamo per esempio le riprese FLIR di uno dei video declassificati ufficialmente dalla Marina nel 2020, questo si chiama Gimbal.
In questo caso, signori, è stato certificato che si tratta di un oggetto dalle movenze intelligenti, addirittura modifica la propria inclinazione in volo a chilometri di altitudine, si muove in modo non cavitazionale, per non parlare del fatto che è stato ripreso a decine di chilometri di altitudine. Qui invece abbiamo un qualcosa di strano, veramente dalla forma molto inusuale, che fluttua a pochi metri dal suolo. Cosa dice Corbell? Dice che le fonti riferiscono che dopo 17 minuti di video si è immerso in acqua e poi è uscito schizzando in cielo a forte velocità. Viene riferito questo, no? Ora, io sono con Nick Pope. Se si vedesse un video del genere, questo sarebbe probabilmente il miglior video UFO della storia, no? Ma ciò che è stato divulgato sono pochi minuti di video dove possiamo osservare semplicemente un moto uniforme dell'oggetto e, come dice il mio amico Nick Pope, che ho avuto il piacere di ospitare svariate volte sul canale, le parole le porta via il vento. Dice: io il video che mostra caratteristiche transmedium non l'ho visto, quindi atteniamoci ai fatti, ok? È l'unica cosa, credetemi, studio da anni queste cose, è l'unica cosa che possiamo fare. Cambio di colore. Bene. Cosa significa il cambio di colore? Molto semplice. Sono termocamere, no? Quindi cosa significa il cambio di colore? A che cosa fa testo? Fa ovviamente testo ad un cambio di temperatura, e quindi se fossi un palloncino sarebbe logico pensare che, passando in zone esposte al sole e in zone d'ombra, può variare la sua temperatura in fretta, dipende dai materiali, no? Magari si fa 3 minuti dove viene colpito dal sole e poi 5 di ombra, e in questo modo, continuando il suo moto uniforme, varia la sua temperatura. Sì, ma c'è un piccolo problema, ossia che il video è stato ripreso di notte. Nick Pope addirittura mette in dubbio una cosa che secondo me invece non può assolutamente essere messa in dubbio, ossia il funzionamento dei sistemi militari così avanzati. Dice che il cambio di temperatura può essere un artefatto della termocamera quando assolutamente non lo è. Cambia l'esposizione? No, l'esposizione rimane sempre la stessa, cambia proprio la temperatura dell'oggetto, e questo, dopo aver studiato un minimo questo video, posso certificarlo. A me, personalmente, nessuna verità assoluta, nessuno sputa sentenze. La seconda ipotesi che è venuta alla mente è quella di una sorta di drone coperto da sistemi di occultamento militari, tipo fogliame sintetico e altro per occultarlo. Hai presente? Immaginati la scena, è molto coerente, no? Perché dobbiamo tenere di conto anche un altro aspetto molto compromettente, ossia la location. Perché mi sono detto, è un palloncino di forma tentacolare di quelli che usano i bambini. Fine, mistero risolto. Il moto è uniforme, eccetera. Sì, ma siamo in Iraq, in zone di conflitto attivo. E dirai, e vabbè, in Iraq i bambini non giocano con i palloncini? Sì, ma sarai con me che è molto meno probabile in Iraq che in centro a Manhattan o che ne so, capisci? Hai capito dove voglio arrivare? La location, signori, non è assolutamente da sottovalutare. Jeremy Corbell ci fornisce tutta una serie di presunte informazioni. Signori, abbiate pazienza, rimangono presunte finché non vengono confermate da una qualche fonte militare o di intelligence certificata. Ma ciò che ci riferisce è che il video, chiamato The Jellyfish UAP, jellyfish significa medusa in inglese, è stato ripreso in Iraq a ottobre 2018 dalla US Joint Operational Base. Ora, ci sono dei dettagli molto interessanti, ok? Dettagli davvero interessanti. Vorrei leggervi un trafiletto comparso ieri su Liberation Times. Poi, comunque, affrontiamo i dettagli uno per uno. Viene scritto che, secondo fonti che hanno parlato con Jeremy Corbell e Liberation Times, lo UAP filmato utilizzando una piattaforma ottica è considerato potenzialmente ostile a causa di un potenziale carico utile. Non poteva essere agganciato e la piattaforma sembrava essere stata bloccata. Commentando questo aspetto allarmante dell'incidente, Corbell ha detto a Liberation Times che se gli UAP sono in grado di penetrare impunemente nella nostra delicata installazione militare disabilitando le nostre principali piattaforme di mira e difesa, dobbiamo considerare il ruolo che lo stigma e la segretezza hanno giocato nel corrodere la nostra capacità di riconoscere e rispondere a tali minacce. Secondo i testimoni che hanno parlato con Corbell durante l'incidente, l'accesso al filmato è stato limitato a 2 alleati degli Stati Uniti, anche se il motivo specifico rimane sconosciuto.
Corbell ha detto al Liberation Times che fonti vicine all'incidente gli hanno detto che lo UAP è sceso in uno specchio d'acqua per 17 minuti prima di emergere rapidamente e accelerare ad una velocità straordinaria mantenendo un angolo di 45 gradi oltre le capacità di osservazione della piattaforma ottica. Liberation Times ritiene che la posizione esatta dell'incidente non possa essere confermata a causa della sensibilità della base coinvolta, sebbene lo specchio d'acqua descritto sembri essere un lago. Corbell ha informato il Liberation Times che la comunità dell'intelligence statunitense ha designato l'oggetto Medusa come UAP, sottolineando che la sua origine, intento e piena capacità rimangono sconosciute. Inoltre, secondo i testimoni che hanno parlato con Corbell, l'UFO, che è stato tracciato di notte, mostrava una bassa osservabilità ed era invisibile se osservato attraverso la visione notturna a infrarossi. Ora, con calma, se ti è caduta la mandibola per favore riprendila perché ti serve, vi faccio ragionare, ok? Primo punto. Era all'interno di un'area militarmente sorvegliata dalle forze armate statunitensi nei pressi di una base congiunta degli Stati Uniti perennemente sorvegliata dall'intelligence. Chiaro? Punto secondo. La piattaforma ottica, da quanto riferito, era bloccata e non riusciva ad agganciare l'oggetto, cosa che, ascolta bene, se avesse voluto attivare i sistemi di puntamento per difesa, non poteva. E questa viene ritenuta una criticità assoluta dai top generali al Pentagono, roba che ordinano di abbatterlo e non riescono. Quindi se questa cosa fosse vera, attenzione, sto solo esplorando la possibilità, se questa cosa fosse vera, non abbiamo prove, ma se questa cosa fosse vera, equivale a dire che c'è una crisi assoluta fra i ranghi militari per questa incapacità di contrastare questi fenomeni. Punto numero 3. Se come riferito l'oggetto dopo 17 minuti in acqua è schizzato in cielo a forte velocità, significa che ha dimostrato caratteristiche inumane, fuori dalla portata di ogni altra superpotenza sul pianeta. Se, e mi dispiace dire tutti questi se, perché in questo caso, per quanto riguarda questo video, non abbiamo prove di caratteristiche inumane, ma se, di nuovo, anche solo 2, di queste 3 cose fossero vere, abbiamo un grosso problema. Avete sentito cosa ha detto Nick Pope? Sembrerebbe mostrare alcune caratteristiche osservabili e la testimonianza delle fonti anonime riferiscono che questo oggetto, o qualsiasi cosa sia, era invisibile se osservato attraverso la visione notturna standard. Cioè, ma ti rendi conto? Prima hanno visto l'oggetto con i sistemi ottici e termografici e poi quando hanno provato a seguirlo in night vision era invisibile. Cioè roba che ti non lo posso dire. Ora, se questa cosa fosse vera, signori, rifacendomi a quello che ha detto Nick Pope, si parla esattamente delle 5 caratteristiche osservabili descritte da questo sommario esecutivo ufficiale sul caso Nimitz, che, non so, penso di averlo letto, 300 volte sul canale. Bene, un'altra volta, ci riferisce alcune delle caratteristiche osservabili di questi oggetti sconosciuti che secondo il Pentagono sono correlati all'occultamento. Scrivono che addirittura riescono ad occultarsi all'occhio umano. Capito? Hanno dimostrato caratteristiche avanzate di bassa osservabilità su più bande radar. Hanno dimostrato la capacità avanzata di operare indisturbati sott'acqua al di fuori della portata dei sistemi di rilevamento militari più avanzati al mondo. E leggendo questo sommario sul caso Nimitz sembra di risentire la descrizione delle caratteristiche del video sulla Medusa. Trattasi di un palloncino? Conclusione, dai, conclusione. Stringi. Non lo so. Non sento di esprimermi. Capito? Ma ho fatto tutta una serie di ragionamenti che, affrontando il tema, andavano fatti. Se si tratta di un palloncino, non lo so. Se si tratta di un drone occultato con del fogliame sintetico, non lo so. Non ho tutte le risposte e finché non mi daranno dati e informazioni da valutare non posso esprimermi in merito alla natura di questo oggetto. È meglio non farlo, chiaro? Dico solo che le conferme visive di quanto raccontato da chi ha divulgato il video non ci sono. Se qualcuno riuscirà a reperire il filmato integrale, fatemelo sapere. E poi mi chiedono, abbiate pazienza, sarò troppo prolisso, ma non mi interessano, abbiate pazienza. Che senso ha se un militare che vuole divulgare anonimamente queste informazioni condivide solo parte del video e lascia la parte più saliente nascosta?
Cioè, accendiamo un attimo il cervello per piacere, no? La parte più clamorosa, proprio quella devastante, la parte più significativa, quella di cui parlano sia quando l'oggetto entra in acqua e poi schizza in cielo, non è stata condivisa, giusto? Non ho ancora visto il video, non so se esiste o meno, attenzione, non sto dicendo che non esiste, però non c'è. E quale sarebbe il senso? Questo perché secondo me, non ho la sicurezza di questo, ma secondo me, anche queste presunte notizie non autorizzate, queste fughe di notizie anonime, sono tutte pilotate dal Pentagono, che, siamo sempre lì, più di tanto non vuole farti vedere. L'ho sparata grossa, l'ho detta veramente grossa, ma ci sono davvero tante cose che non mi tornano. Quindi, che cosa ritrae il video? Non lo so, ma sicuramente è un video militare genuino e quindi ne è valsa la pena parlarne. Il video è un video vero, ripreso dai sistemi militari, riprende un oggetto dalla forma molto inusuale, anche per quanto riguarda gli avvistamenti UAP. E spero che voi nei commenti possiate sbrogliare la matassa. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Se questo video ti ha quantomeno incuriosito, fammelo sapere con un like. Supporta l'informazione indipendente e senza padroni con un semplice like e dimostrami il tuo supporto. Dimostratemi che ci siete tutti. Per oggi, signori, è tutto. Vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!